Ero solo, con l'oceano primordiale, nell'inerzia, e non trovavo luogo in cui stare. Gli dei della prima generazione non erano giunti all'esistenza, ma erano con me. Io fluttuavo fra due acque, completamente inerte. Ed è mio figlio, vita, che ha risvegliato il mio spirito, che ha fatto vivere il mio cuore e radunato le mie membra inerti. Oggi studieremo una delle civiltà più importanti della storia dell'umanità, il cui pensiero, cultura e arte sono capaci di ammaliare la mente. Osserveremo l'enigmatica scrittura geroglifica, le imperscrutabili meraviglie architettoniche e cercheremo di dare forma agli dei delle lande della sabbia eterna, entità plurimillenarie come Amon, Anubis e Osiride, figure recondite e affascinanti. Questa è la storia dell'antico Egitto e delle sue misteriose divinità. Secondo gli antichi egizi il Sole era il sovrano dell'intero creato. Da sempre nell'antico Egitto esso aveva una particolare posizione di preeminenza, tanto che una delle divinità principali era appunto Ra, che si manifestava in più aspetti a seconda della posizione nell'arco celeste. Khepri al suo sorgere, Ra al suo apice, Aton o Atum al tramonto. Ma a riprova della preeminenza del Sole nella cosmologia egizia si consideri che anche altre divinità erano ad esso assimilate. Nefertum, dio della bellezza assimilabile al sole e al suo sorgere. Sekhmet, la dea leonessa della guerra assimilata al calore implacabile del sole nel deserto. Ci viene inoltre precisato che Ra aveva differenziato la sua forma da quella degli altri dei. L'aura del dio Ra è così iridescente che lo cela agli occhi di chi lo osserva. Sono varie le forme che raffigurano Ra. La più comune, uomo con testa di falco. Il disco solare sul capo è un serpente arrotolato intorno ad esso. Egli fu associato al dio tebano Amon, dando origine alla più importante divinità del pantheon egizio, Amon-Ra, divenendo così, per secoli, il dio supremo, re degli dei. Osiride, il sovrano dell'oltretomba. L'importanza di Osiride presso gli egizi ha inizio nelle fasi più antiche della storia. Egli poteva garantire la vita nel mondo superiore tramite processi di rinascita. Ad egli si attribuisce il funzionamento di fenomeni naturali, come l'inondazione, che rigenera il mondo vegetale, e come la rotazione degli astri nel cielo notturno. Osiride era il perno di tutta la cosmologia. Secondo la leggenda, il dio insegnò al suo popolo l'agricoltura, le prime armi, le leggi e il culto degli dei, ma in seguito fu ucciso dal fratello Set per motivi di gelosia. Si tratta perciò di un dio che ha attraversato la morte, risorgendo per regnare sull'aldilà. Osiride al contempo viene equiparato alla costellazione di Orione, il sovrano defunto che è accompagnato da Osiride nell'oltremondo e da Orione oltre il cielo. Osiride, signore della morte, colui che circonda l'oltremondo,
con le sue braccia. Il Signore del santuario divino, custode delle porte. Anubis, è questi il dio dell'imbalsamazione e il protettore delle necropoli, ma nell'antico regno aveva anche altre connotazioni. Era infatti il dio principale dei morti, partecipava al giudizio oltremondano e molte delle preghiere d'offerta erano indirizzate a lui. La sua grande importanza venne meno già a partire dal Medio Regno, quando Osiride acquisisce più potere e ottiene il ruolo oltremondano, fino a quel momento del dio sciacallo, il quale rimane in ogni caso il dio degli imbalsamatori e dei protettori dei defunti, colui che è sopra la sua montagna. È associato alla costellazione dell'Orsa Minore. La figura di Anubis è sempre stata associata a qualcosa di segreto. Colui che sta sopra i segreti. Anubis ha la funzione di trasportare lo spirito del faraone che, in un preciso passaggio dei testi delle piramidi, assume una forma segreta, avente la testa di Anubi. Si tratta di una delle più antiche e importanti divinità egizie. I testi delle piramidi assegnano ad Anubis una parte sostanziale. Il suo culto risale quindi ai primordi della civiltà egizia e perdura fino al periodo greco-romano. Signore della necropoli, colui che presiede al padiglione divino, la tenda di purificazione, il dio che si occupa della ricostruzione dei corpi e della sepoltura. Durante il Nuovo Regno compaiono molte rappresentazioni con il giudizio del defunto davanti al dio dei morti Osiride. Queste rappresentazioni, conosciute con il termine psicostasia, mostrano la pesatura del cuore del defunto rispetto alla piuma di struzzo che simboleggia Maat, la dea dell'ordine e della giustizia, in presenza degli dei Tot e Anubi, oltre ai 42 giudici dell'aldilà. Anubi è pertanto anche il signore della bilancia, colui che conta i cuori. Amon, il dio supremo nella concezione tebana della religione dell'antico Egitto. Il suo nome deriva dalla radice Imn, che ha il senso di occultare, nascondere. Amon è quindi il dio nascosto. È raffigurato antropomorfico, il capo adorno, con la tiara dalle 2 alte piume, ed anche criocefalo, con capo di ariete, nella sua assimilazione Amon solare. Si credeva che Amon creasse con il suo respiro, fu così identificato con il vento, anziché con il sole. Rimane l'opinione corrente che Amon-Ra sia stato ideato come divinità di Stato da parte dei sovrani del Nuovo Regno, con l'intento di conciliare i devoti di Amon con il più antico culto di Ra. Amon-Ra detenne il titolo ufficiale di Re degli Dei. Veniva talvolta raffigurato come figura umana con testa di leone, sormontata dal disco solare e con gli occhi rossi. Iside, sposa di Osiride, la dea della luna, dea della magia, delle madri e dei bambini e successivamente della medicina, dopo aver riportato in vita Osiride, madre del dio falco Horus, figlia di Nut e di Geb. Nel mito di Osiride, ella è colei che salva la vita ad Osiride. L'amore che Iside prova per Osiride non può finire, esso è eterno. La dea ha un copricapo a forma di trono o delle corna sulla testa, con al centro una luna, ed è spesso rappresentata con le ali spiegate. Nei testi delle piramidi, Iside è associata a Sotis, la stella che noi oggi chiamiamo Sirio. Era considerata la madre divina del faraone. Pensava che governasse i cieli e che avesse potere sul destino stesso. Iside, figura magica e incantevole. Set, dio del caos, signore del deserto, delle tempeste, del disordine, della violenza. Sebbene ai nostri occhi Set possa sembrare una divinità oscura e malefica, il suo culto non era né disprezzato
né trascurato. Egli era infatti una figura ambivalente. Gli egizi credevano che Set viaggiasse con Ra, il dio sole, e che avesse il compito di combattere e respingere il mostro Apopi che ogni giorno cercava di divorare il sole. Nel libro di Amduat, riprodotto sulle pareti di numerose tombe, Set ha un'importanza primaria nell'abbattimento del mostro. Era identificato con la rossa sabbia del deserto, in opposizione a Horus, che invece rappresentava la fertile terra nera. Veniva di norma raffigurato con un corpo umano, avente la testa di un animale mai identificato con certezza, un'entità dalla forma sconosciuta. Siamo nella cosiddetta mezzaluna fertile, la pianura che si estende dal Golfo Persico fino al Mar Rosso. All'incirca 5.000 anni fa le genti che qui vi abitavano gettarono le basi di quella che noi chiamiamo civiltà. Inventarono la ruota, l'aratro, la scrittura, edificarono città costellate da templi monumentali e arricchite da fini opere d'arte, un'armonia di funzionalità e bellezza. Ma la nascita dei grandi regni d'Egitto e della vicina Mesopotamia era legata alla presenza abbondante di un elemento indispensabile: l'acqua. Il Nilo è un fiume ricco di minerali, sedimenti fertili, vegetazione e vita. Il Nilo possiede due grandi affluenti, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro. Quest'ultimo contribuisce con un maggior apporto di acqua e di limo fertile, ma il primo è il più lungo. Ma cos'è il limo? Beh, da un punto di vista geotecnico il limo è la frazione di terreno naturale sciolto che, a differenza dell'argilla, non possiede coesione e pertanto non ha un comportamento plastico. È un materiale incoerente, finissimo. La distinzione tra limo e argilla è quindi legata, oltre che alla granulometria, al comportamento stesso del materiale. Il limo è tipicamente lasciato dal Nilo dopo le sue periodiche inondazioni e ciò apportava terreno fertile per le coltivazioni degli antichi egizi. Finanche lo storico greco Erodoto, che a metà del V secolo visita il paese, ci dice che l'Egitto è un dono del Nilo. Dal primo faraone Narmer fino a Cleopatra, il popolo d'Egitto mantenne una grande omogeneità socio-culturale, sebbene intervallata da decentralizzazione politico-amministrativa e smembramento territoriale. Il popolo del Nilo conservò la sua continuità per oltre 3.000 anni. Questa è una costituente essenziale per comprendere le caratteristiche e i fondamenti della loro arte e religione, di un pensiero dalle fondamenta millenarie. Ecco che ci poniamo la prima domanda: quante divinità avevano gli egizi? Il pantheon egiziano era complesso e nel corso dei secoli e dei millenni vide il susseguirsi di innumerevoli divinità, alcune delle quali primeve, altre nate da sincretismi, ossia dalla fusione di più entità. Non conosciamo esattamente il numero degli dei e niente ci permette di supporre che esso sia stato limitato. Differentemente da altri popoli, gli egizi non hanno mai avvertito la necessità di elencare in maniera concisa e precisa le loro divinità attraverso un vero e proprio inventario ben ordinato, come ad esempio hanno fatto gli Ittiti. Inoltre, il ruolo e le caratteristiche degli dei egizi cambia, evolve e si modifica col tempo, a volte cambiando nome, funzione, apparendo e scomparendo, ritornando in vigore e cambiando ordine e natura. Ferma restando l'oggettiva difficoltà nello stilare una lista quantomeno approssimativamente completa, in questo video esamineremo le divinità oggetto di culto più famose e importanti secondo la cultura egizia. Attraversando lo studio delle divinità egizie è anche essenzialmente importante parlare del faraone, perché la figura del faraone è costantemente accostata a quella degli dei. Si tratta del primo esempio storico di divinità impersonificata nel sovrano. In altre parole, per il popolo egizio, il faraone è Dio.
Egli è il figlio di Ra, figlio degli dei, affermato come mediatore tra il loro mondo e quello degli uomini, accingendo a millenni di concezioni teologiche che forniranno l'ossatura di questa figura politico-religiosa. Con il termine faraone si intendono i sovrani sul trono dell'antico Egitto, equivale quindi a dire re dell'antico Egitto. Il termine deriva dalla parola per-a, che significa grande casa, ossia il palazzo reale, ed inizierà ad essere utilizzato per indicare il sovrano a partire dal 1300 a.C. Il titolo viene usato per indicare la funzione regia a partire dalla XVIII dinastia ed entra a fare parte della titolatura ufficiale dei sovrani a partire dalla XXI dinastia. Attraverso le informazioni frammentarie dell'Ittica in nostro possesso possiamo intravedere una tematica generica e accomunante. Gli dei dell'antico Egitto esistono nel tempo, non al di fuori di esso, e quindi possono nascere e morire. Gli dei egizi hanno caratteristiche molto particolari. Nascono e muoiono, combattono e risorgono. Sono entità con una certa materialità o fisicità e sono relativamente tangibili, quantomeno in alcune delle loro manifestazioni. La forma divina creata dal dio vasaio Khnum costituisce una globalità che non può essere colta, al di fuori del conoscibile e del descrivibile. Ciò che possiamo discernere sono le proiezioni dell'aspetto divino, Keperu, forme che la divinità è in grado di assumere. Essi iscrivono nella realtà visibile la propria essenza, altrimenti imperscrutabile. Gli Iru sono quindi segni tangibili di queste forme, come ad esempio la testa di falco di Ra, il dio sole. Il corpo fisico degli dei viene spesso menzionato essere fatto di carne, ma adesso non dobbiamo dare un significato prettamente carneo. Una divinità egizia è un'entità vestita di splendore. La loro carne è spesso descritta come carne fatta d'oro, le loro ossa d'argento e i loro capelli di lapislazzuli. Inoltre, l'oro per gli egizi non era giallo, ma aveva un colore ramato. Quindi quando immaginiamo una divinità egizia dovremmo immaginarla come un'entità, un essere, dalla carnagione rossiccia e i capelli sul nero con riflessi blu o corvini. Esistevano ad ogni modo dei che con il colore della pelle esprimevano una particolare abilità che essi possedevano. Ad esempio, dei dalla carnagione azzurra o nera custodivano il potere della rigenerazione. Il colore degli occhi cambia tra divinità a divinità, ma spesso mantenendo una relazione con la natura del dio o dea in questione. Gli occhi di oro sono azzurro scurissimo. Gli occhi del sole, quando brilla, sono di elettro. Set ha gli occhi neri, rivelando il suo rapporto con l'oscurità. Atum possiede gli occhi verdi, rivelando che in origine egli era un serpente. Dei felini o rapaci sono caratterizzati da occhi rossi nella notte, essendo aggressivi e pericolosi. Gli egizi davano una grande importanza al cielo notturno. Secondo il loro pensiero filosofico, durante l'antico regno, l'inizio del giorno non avveniva con il sorgere del sole, ma con il suo tramontare e, contemporaneamente, con la comparsa delle stelle circumpolari e di Sirio. Nella cultura egizia ogni elemento aveva una natura duale, statica e dinamica. In questa definizione ricadono anche le stelle della fascia polare che, a differenza degli altri astri nel cielo, non tramontavano mai ed erano visibili dal tramonto all'alba, ogni giorno. Il cielo è inteso come un luogo che può essere circumnavigato grazie ai suoi punti cardinali ben precisi. Ai suoi estremi si trovano dei portoni che permettono al re defunto e agli dei di accedere agli astri. Va bene, allora vi ringrazio innanzitutto per l'attenzione, vi ringrazio per aver visto questo video. Nella chiusura vorrei anche fare un po' con la chiusura in inglese perché normalmente sul mio canale creo contenuti in inglese, ma oggi ho voluto fare un piccolo regalo a coloro i quali mi seguono dall'Italia e poi avevo voglia di fare una volta ogni tanto un video nella mia lingua nativa.
I'd like to take this opportunity to thank you all for watching this video, and if you made it all the way up to the end, I'm actually quite impressed because it was not in English. I hope that you did not find it tedious, and I hope I haven't offended you, but today I really felt like making a video in my own native tongue for a change. I hope you enjoyed it, and please, if you did, give us a thumbs up and subscribe to my channel for more content from the Metatron. And remember, the Metatron has spread his wings. Goodbye. Next upload in English.